Ciao ragazzi e bentornati su H3 Medicine. Stavolta mi tocca. Con l'ultimo review del muro c'è stata tutta una coda di fake news e informazioni contrastanti sul funzionamento della graduatoria e degli scaglioni del concorso di specializzazione. Io pensavo di aver risposto a tutte le domande in questo video, uscito ormai un po' di tempo fa, e anche di poter cestinare questo ammasso di burocratese che è il bando di specializzazione, però ancora ci sono degli aspetti poco chiari. E quindi cerchiamo di fare luce sulla situazione. Come sempre userò solo fonti ufficiali, quindi il già citato bando e le risposte che il Cinec ha dato a qualcuno di voi. Comunque darò qualche informazione di base per scontata, quindi se non l'avete fatto andatevi a rivedere il video precedente e poi ci rivediamo qui. Innanzitutto il nuovo cronoprogramma. Come funziona? Il 26 settembre si apre la fase di scelta delle scuole e delle sedi, che rimane aperta fino al 5 ottobre. Il 6 ottobre vengono pubblicate le prime assegnazioni. Che vuol dire assegnato? Vuol dire questa è la migliore scuola alla quale puoi ambire per adesso, quindi se la vuoi ti iscrivi, se non la vuoi non ti iscrivi, però poi l'abbandoni. Quindi decadi da quella scuola. Che vuol dire decadere da quella scuola? Vuol dire che poi non la potrai più selezionare. Quindi o te la prendi adesso o non te la prendi più. Sempre dal 6 al 13 ottobre iniziano le immatricolazioni, cioè chi risulta assegnato può procedere all'iscrizione a quella scuola di specializzazione e al pagamento della tassa di iscrizione. Ricordo che le iscrizioni dal 2020 in poi sono tutte online. In realtà, anche se il bando lo diceva in modo diverso, non c'è una reale differenza tra iscrizione ma non terminare l'immatricolazione oppure iscrizione e portare a termine l'immatricolazione, perché una volta che vi iscrivete a una scuola di specializzazione poi l'università trasmette questa informazione al MUR. Quindi che voi vi iscrivete e pagate o vi iscrivete senza pagare, in realtà a conti fatti non cambia nulla. Poi il 18 vengono pubblicati gli esiti delle immatricolazioni, cioè appunto la lista delle persone che risulta iscritta alle relative scuole. Il 19 iniziano le famose sessioni straordinarie di recupero e purtroppo prima della presa di servizio, quindi prima del 1 novembre, ce ne saranno poche, perché appunto il 1 novembre come data di presa di servizio, a meno che le manifestazioni dei prossimi giorni non smuovano qualcosa, è stata confermata. Dopodiché, che differenza c'è tra la prima fase di scelta, le sessioni straordinarie prima del 1 novembre e le sessioni straordinarie dopo il 1 novembre? Facciamo un po' di chiarezza. Prima fase di scelta. Mi si parla davanti una lista di tutte le scuole e le sedi disponibili, ovvero tutte le scuole e le sedi che sono state accreditate. Io le metto in ordine di preferenza, quindi accoppiando scuola e sede. Per esempio, primo posto chirurgia toracica Tor Vergata, secondo posto cardiologia Sapienza, eccetera. Però devo fare particolare attenzione alla prima accoppiata, perché se vengo assegnato lì la devo accettare per forza, se no decado da tutta la graduatoria. Se invece vengo assegnato alla seconda, terza, quarta, quinta scelta, eccetera, posso immatricolarmi o non immatricolarmi se non mi piace. Però se voglio tenermela e partecipare agli scorrimenti fino al 1 novembre, mi conviene comunque accettarla e quindi immatricolarmi. Quindi se in questo caso non mi immatricolo, potrò comunque partecipare agli scorrimenti successivi, anche dopo il 1 novembre. Però la scuola che ho rifiutato non potrò più selezionarla. Inoltre in questa fase devo mettere almeno un'accoppiata scuola-sede, se no decado dal concorso. Sessioni straordinarie di recupero ma prima del 1 novembre, che adesso sono un po' poche. Funziona come la precedente, solo che non ci sono differenze tra prima scelta e le scelte successive. Inoltre posso anche evitare di mettere scelte in assoluto, quindi puoi anche rifiutare la prima scelta, decadi da quella scelta ma rimani in graduatoria. Inoltre a ogni sessione straordinaria di recupero si resetta tutto, quindi vuol dire che dovete un'altra volta scegliere tutte quante le accoppiate scuola-sedi, ma non dal pool originario, quindi non dal pool di tutte le scuole, ma dal gruppo delle scuole che sono rimaste dalla sessione precedente, quindi dal pool di scuole avanzate. Infine, come non detto, posso anche non selezionare nessuna accoppiata scuola-sede, rimango comunque in graduatoria, almeno fino al 1 novembre. Sessioni straordinarie di recupero dopo il 1 novembre. Qua le regole cambiano ancora. Che differenza c'è? Primo, se risulti immatricolato, dal 1 novembre in poi non puoi più partecipare a nessuna sessione straordinaria di recupero. Devi per forza iniziare la presa di servizio, iniziare quella scuola nella quale ti sei immatricolato. Quindi queste sessioni straordinarie di recupero sono riservate a chi non risulta immatricolato. Secondo, se entri nella tua prima scelta devi accettare per forza, se no decadi proprio dalla procedura di concorso, decadi da tutta la graduatoria. E terzo, devi un'altra volta scegliere per forza un'accoppiata scuola-sede ad ogni scaglione, se no decadi dal concorso. Quindi come faccio a bloccare la scuola alla quale sono assegnato ma a partecipare agli scorrimenti per vedere se esce qualcosa di meglio? Semplicemente mi iscrivo e pago la tassa di iscrizione. Parteciperò agli scorrimenti prima del 1 novembre, però mi devo ricordare che dopo il 1 novembre non potrò più partecipare alle sessioni di recupero se risulto immatricolato. Ok, tutto chiaro? Adesso andiamo a smontare un po' di fake news che sono circolate in questi mesi.
Primo, non esistono limiti di scelta. Sul bando c'è scritto che potrei pure scegliere tutte le scuole e tutte le sedi, ma perché qualcuno dice che bisogna per forza mettere 3 accoppiate? Cioè, senza senso sta cosa. Secondo, anche se sul bando è un po' oscuro, in realtà non esistono differenze tra immatricolarsi e portare a termine l'iscrizione e immatricolarsi senza portare a termine l'iscrizione. O risulti iscritto o risulti non iscritto. Quindi questo era un punto un po' vago del bando, però alcune risposte che ha dato il Cineca hanno aiutato a risolvere la situazione. Questo perché, passato il termine per l'iscrizione e non iscorrimento, poi le università comunicano al Cineca i risultati delle immatricolazioni. Se ti iscrivi e paghi o ti iscrivi e non paghi all'università, in questa fase non cambia nulla, trasmette comunque il tuo risultato, ti trasmette come immatricolato poi al Cineca e quindi non ti fa partecipare alle sessioni dopo il 1 novembre. Poi il discorso delle borse regionali. Come sapete, se avete messo i requisiti delle borse regionali e degli altri enti, vi possono assegnare una borsa regionale e degli altri enti se sono finite le borse statali di quella sede. Il Muro ha chiarito che selezionando le accoppiate scuole sedi posso decidere se selezionare anche le borse regionali degli altri enti e quindi poter essere assegnato lì oppure non selezionarle. Quindi posso dire per un'accoppiata se voglio che mi arrivi anche teoricamente un posto regionale o non voglio che mi arrivi. Questo perché vi ricordo che i requisiti delle borse regionali e degli altri enti sono aggiuntivi rispetto ai requisiti normali e ci sono anche spesso alcune penali. Se non vi ricordate quali siano, ho fatto un video sull'argomento che troverete qui. E adesso rispondiamo ad alcune domande specifiche che mi sono arrivate. Se mi assegnano la seconda scelta e scelgo di partecipare alla sessione straordinaria, perdo l'assegnazione alla seconda scelta? Sì, la perdi se non ti matricoli. L'assegnazione serve solo a dirti che puoi iscriverti là. Se ti iscrivi, mantieni quella scuola e puoi partecipare comunque alle sessioni di recupero dal 19 ottobre al 1 novembre. Se non ti iscrivi, alla sessione successiva perdi quella scuola, però puoi partecipare alle sessioni straordinarie anche dopo il 1 novembre. È vero che si mettono solo 3 scelte? No, è una minchiata che qualcuno si è inventato in qualche gruppo Telegram. Cos'è cambiato dopo lo slittamento delle assegnazioni? Solo le date, ovvero il fatto che le sessioni straordinarie di recupero prima del 1 novembre sono molte di meno, verosimilmente un paio. Conta più il punteggio fatto che l'ordine delle scelte? Io direi più il punteggio fatto. Riguardo l'ordine delle scelte ci sono pochi calcoli da fare in realtà. Bisogna solo mettere come prima la scelta alla quale non diremmo mai di no, anche se dovesse avere dei punteggi minimi molto alti. Come seconda, terza scelta eccetera, comunque delle scuole che mi andrebbe di fare, non scuole a caso. Come si chiamano gli scaglioni di scorrimento prima del 1 novembre? Sono sempre sessioni straordinarie di recupero dei posti. Non c'è un nome specifico per differenziarli da quelli dopo il 1 novembre. Se volete potete chiamare Gino le sessioni straordinarie di recupero prima del 1 novembre e Franco quelle dopo il 1 novembre. Scrivete nei commenti eventuali altri nomi. Con il nuovo bando per le borse regionali sembra sia stata aggiunta una voce per cui chi è assegnato, anche per esempio la terza scelta, deve immatricolarsi pena alla decadenza. È vero o una fake news? È una fake news. A cosa serve bloccare e pagare un posto se partecipo allo scorrimento? Serve appunto a non perdere quel posto, sapendo comunque che puoi partecipare alle sessioni di recupero dal 19 ottobre al 1 novembre. Come funziona se si vuole rimanere in graduatoria in attesa del posto che desidera? Ci si immatricola. Bisogna confermare sempre se il posto è stato assegnato e si vuole scorrere o basta aspettare. Se non si vuole il posto e si vuole scorrere basta non selezionare nulla e ricordarsi dopo il 1 novembre di selezionare almeno una accoppiata scuola sede a ogni sessione. Prima graduatoria entri la seconda scelta, ti immatricoli, partecipi agli scorrimenti, non sali. Perdi il posto? Se ti immatricoli no. Come ci si informa sulle varie sedi? Nei nostri gruppi Telegram, ragazzi, ho passato letteralmente tutta l'estate a sistemare qualcosa come 500 recensioni, quindi andate lì, andatele a leggere e se avete qualche altro dubbio scrivetevi tra colleghi. Che succede se uno inizia dopo la presa di servizio perché aspetta gli scorrimenti? Nulla, inizierà dopo la specializzazione, magari al massimo riceverà qualche stipendio in meno. E infine qualche consiglio. Primo, scegliete e selezionate solo le scuole dove volete entrare, preferibilmente quelle sulle quali vi siete informati bene prima. Questo perché se tante persone mettono scelte a caso, anche di scuole dove non si iscriverebbero, tolgono il posto a persone che lo vorrebbero e come risultato finale ci saranno meno iscrizioni e più posti vacanti, dato che il numero degli scaglioni straordinari non è infinito. Secondo, se possibile non pensate solo a voi stessi. Vi spiego meglio, se c'è una scuola dove volete assolutamente entrare, però ci sono altre scuole che non vi piacciono però si guadagna bene, lasciatele perdere. Pensate sempre che c'è qualcuno più interessato di voi a una scuola della quale voi pensate che non sia il massimo, però magari per quest'altra persona è la prima scelta, o è una scelta molto più importante di quello che pensate voi. Terzo, se avete dubbi non fate i terapiattisti, ovvero informatevi sempre prima delle fonti ufficiali, cioè il bando oppure mandate una mail al Cineca, tanto comunque rispondono loro. Non limitatevi a fare domande su un gruppo e prendere per buona la prima risposta che vi arriva, pure se dovessi rispondervi io o i ragazzi di LS, anche se siamo informati comunque noi siamo umani e a volte sbagliamo. Il bando invece non sbaglia mai, o almeno non dovrebbe. Quarto, fate gruppo. Se qualcuno di voi ha un dubbio, manda una mail al Cineca
e il Cinega risponde al suo dubbio, prendete lo screenshot della mail e condividetelo, perché magari quell'informazione potrà essere d'aiuto a molti altri di voi. La stessa cosa per quanto riguarda le opinioni delle scuole. Prima di chiedere, date voi una minima informazione su qualche scuola che avete visto. Anche di sfuggita, ogni piccola informazione sarà comunque utile. Se tutti prendiamo senza dare, la fonte si esaurisce subito. Se tutti diamo e prendiamo informazioni, a trarre beneficio sono 15.000 persone. Vabbè, per oggi è tutto, spero di avervi risolto un po' di dubbi. Per qualsiasi cosa sapete dove trovarmi. Un salutazzo a tutti e alla prossima!